Ciao ragazzi, bentornati nelle nostre super camper ricette on the roads. Ragazzi, oggi facciamo qualcosa, non lo so, nel senso che non ne ho idea, è tutto inventato, partiamo da zero con delle basi mie ma modificando tutto quello che so, quindi verrà fuori una cosa che non si sa, magari buona però. Allora, cosa facciamo? Un ciambellone? No. Un flan? Ni. Un Soufflé? Un soufflé? Gne. Quindi non ne ho idea, quindi io direi una cosa, lanciamo la nostra bellissima sigla e dopodiché vediamo cosa succede. Bene, come vi dicevo, inventiamo. Quindi inventando abbiamo un problema, nel senso che alcune cose non so la quantità, perché devo vedere come diventerà denso. Quindi alla fine ci sarà l'elenco che di solito vedete prima, lo vedrete alla fine con i numeretti di quello che abbiamo utilizzato. Però adesso cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere quelli che sono comunque gli ingredienti. Non penso di aggiungerne, a meno che assaggiando non mi viene l'estro e magari qualcosa glielo metto. Partiamo da sale, pepe e un po' di noce moscata, per dare quel tocco di... non lo so. Poi faremo una specie di besciamella utilizzando il latte, la farina e un uovo, perché come vedete mettendoci l'uovo non è una besciamella. Adesso stoppo qua perché sta arrivando un trattore. Un altro ingrediente è la carne. Io cercavo della carne trita però non l'ho trovata e quindi ho preso della carne d'hamburger che è già speziata con prezzemolo, un po' d'aglio, poco, quindi ne aggiungeremo, e sale e pepe, ok? Quindi una speziatura normale. Poi degli spinaci che faremo saltare in padella con un po' d'aglio e poi alla fine, per condire il tutto e legare il tutto, ci metteremo del formaggio stile Gouda, stile formaggio coi buchi, Emmental o qualcosa di simile che fonde, e della specie di Philadelphia, non lo so. Oh, ragazzi, qua in Turchia è quello che c'è questo, quindi sicuramente se lo faccio in Italia viene più buono. Però diciamo che insomma l'arte da arrangiarsi on the road la devi fare. Detto questo, iniziamo a cucinare. Allora, quello che adesso andremo a fare è tagliare l'aglio, che uniremo la carne e faremo saltare in padella. Perché cuocio prima quasi tutti gli alimenti? Perché poi andremo a fare un ciambellone, ovviamente, cotto a vapore. E quindi, se sono già cotti gli ingredienti per la carne, che ahimè è meglio non mangiarla cruda, meglio per tutti, ecco. Quindi procediamo. Vorrei aggiungere io un'informazione molto importante su questa nuova camper ricetta inventata. Con questa ricetta sporcherete tutte le pentole che avete in camper. E io sono molto contento perché poi Marina le laverà. Ovviamente. Mentre i turchi fuori parlano, adesso stanno zitti, guarda caso. Allora, iniziamo, mettiamo un po' d'olio, un po' d'aglio, accendiamo, mettiamo un fuoco medio e iniziamo a far rosolare l'aglio. Bene, adesso aggiungiamo la carne e la facciamo, come posso dire, sgranare. Io l'ho già sgranata un pochino a mano perché ovviamente essendo questo un hamburger era compatta e schiacciata, quindi se la cucinavo così veniva fuori gli hamburger. Con la carne trita normalmente è più semplice, però molto semplice. Cucchiaio gli dai. Sale, pepe. Poi se volete, qua c'è già, però all'interno se volete potete mettere del prezzemolo, magari qualche altro profumo, questo a piacere. Questa è la cottura che desiderate, diciamo l'hamburger o meglio le palline sono cotte. Il piatto di prima che ho già sporcato, se no Marina stressa, tiro fuori solo la carne cercando di rattenere l'olio del grasso del non maiale, che non c'è maiale qui dentro, perché in questo olio che avanza dell'hamburger ci faremo saltare dentro gli spinaci. Ah, bella idea. Il genietto del cibo. Così gustoso. Usi meno olio tuo e riutilizzi di nuovi grassi, no? E non si mangia. Si mangia sempre. Quindi adesso tagliamo l'aglio e lo mettiamo direttamente dentro la padella oleosa. Nel frattempo è caduto un uovo. Nell'inclinazione che mi ha avuto, spiega. Abbiamo il camper un pochino inclinato qua, Mauri ha messo le uova sul tavolo senza metterle in un contenitore e quindi non lo so. Che adesso è colpa mia, che non l'ho messo io, no? L'inclinazione non c'entra niente, no? L'inclinazione è importante. Sì, è colpa tua, dovevi metterla in un piatto. Vabbè, non mettete che scena, fa, ah Dio, l'uovo! L'uovo lo raccogli e lo usi, non è che... Ci servono 4 uova e abbiamo solo 4 uova. Non preoccupate, è più che sufficienti.
spinaci, farà un casino con l'olio, sciacqua, sai la reazione. Mi allontano. Nel frattempo, guardate qua, l'aglio sta rosolando, insaporendo ancora di più il grasso del burger. Belli congelati. Questi li fate andare molto, non dico diventare secchi, ma quasi. Meno acqua c'ha, meglio è, perché nell'impasto è meglio non avere acqua, quindi li fate andare. Sale, pepe. C'è ancora acqua, se guardate qua. Deve evaporare tutta, possibilmente il vapore deve uscire dalla finestra. Non abbiamo la cappa, No. Va detto. Però ci abbiamo il buco sopra. È vero, il bla panoramico che non è panoramico ma è aspirante. Nel frattempo che gli spinaci cuociono, percuotono e cuocono, io ho tagliato 1,5 etto di questo formaggio, tipo emmental diciamo così, e inizierò a fare dei cubettini che verranno poi aggiunti alla fine. Vediamo se siete attenti. Vi siete accorti che ha cambiato il tagliere? Prima era grigio, adesso è azzurro. Perché l'altro era sporco e non c'avevo voglia di lavarlo. Non fateli troppo piccoli, così va bene, che in teoria dovrebbero fondersi. Ti ho visto? Non è emmental, non filerà mai, però è buono. Secondo me fila, però non è male, insomma. È una cosa strana, un formaggio pasta dura, non so neanche io definirlo. Vero, non c'è un formaggio così da noi. No. Qua intanto c'è l'uovo rotto, colpo del reato. Guarda com'è impegnato, sembra anche serio. Sono serio. Io quando cucino sono serio. Altro formaggio che abbiamo trovato è questo qua, che è la Philadelphia turca, a blocchi, non ne mettiamo molta. Sembra la feta, ma non lo è, perché poi quando la metti in bocca, se guardate qua, guarda, adesso diventa cremosa, vedete? La Philadelphia proprio. Philadelphia. E qui la parte dove non so cosa fare, nel senso che non so i quantitativi. Adesso inizierò con 250 di latte, poi non so se sarà troppo o poco, al massimo si butterà via questa crema, oppure ne rifarò 250 di latte, più o meno. Più o meno? Sì, più o meno. E ci aggiungo subito l'uovo sbattuto, quello che è avanzato, praticamente solo il rosso. Un pizzico di noce moscata, un pizzico di sale. In teoria inizio con 25 grammi di farina e vediamo come viene. Non vedo. 26. Sono perfetto. Meno male. Accendiamo fuoco basso. 2. Iniziamo a far scaldare l'uovo col latte e poi setacciandolo un pochino. Te la sbatto io? No, aspetta, io. Cercando di non fare grumi, ovviamente. E se va della farina fuori va bene lo stesso. Va bene se pulisci tu. Mano destra e sinistra, io sono destro, non ce la faccio. Rata Corridge, altri 250 litri. Andiamo mezzo litro perché secondo me è poco. 250 litri, mamma Sì, mia. 250 ml. Quindi anche un altro uovo? No, l'uovo ne rimane sempre solo uno. Però vediamo se aggiunge gli altri 25 di farina, non sono sicuro. Cosa ne dite? Sembra latte? Ma non è. Adesso aspettiamo un attimino che il latte in teoria dovrebbe iniziare ad addensarsi un po' con la farina. Ragazzi, l'ho detto, esperimento, quindi si fa a mano, a naso. Poi l'idea ve la faccio vedere dopo. Curiosi. Vedete che inizia a esserci la parvenza di besciamella, già molto più, non posso dire, cremosa. Adesso vediamo quanto diventa dura. Si continua a girare per evitare che si bruci il fondo e si porta a ebollizione. Quando bolle lì capisci la densità. Vedete che inizia a diventare bella densa. Adesso sì. Facendola bollire diventa un pochino più densa. Insomma ragazzi, devi fare la besciamella con un uovo dentro. Un'invenzione insomma. Non lo so, poi qualcuno dirà ma no, ma questa si chiama crème snagnesse perché è la base delle creme, non me ne frega niente, va bene così. Tu fai ma non sai. Io faccio ma non so. Sì, però vedi che è venuta come dicevi. Adesso possiamo spegnerla perché mi piace questa, poi raffreddandosi sicuramente diventerà ancora più densina. Ok. Però va bene così. Dai quella cosa. Cosa? Non l'hai fatta vedere negli ingredienti iniziali? Mi serve quella cosa. Quella cosa è la cosa indispensabile di ogni ricetta. Così non si vede. Non si vede più te, ma questa sì. Mettiamo i nostri begli spinaci tutti dentro. Qualità eccellente. Lavare. Dopodiché mettiamo la carne con tutti i suoi grassi. Assaggiando sempre, sempre. Da lavare. Dopo vi faccio vedere cosa c'è nel lavandino, E iniziate a fare un mischione. A chi piace più verduroso
se lo fa con più spinaci. Tutti questi ingredienti sono freddi e sto facendo anche raffreddare la besciamella. Perché? Perché adesso unirò i rossi d'uovo qua dentro e quindi non ci deve essere caldo, se no inizio a cuocerlo. Questa volta le apro normalmente. Meno male, anche perché sono fini queste qua. Sì, vediamo il bianco che poi monteremo a neve, perché il bianco montato a neve mi dà la struttura, poi dopo vediamo, spero, insomma, io ci provo, ecco. Bene, siamo arrivati al mescolone. A questo punto ci possiamo aggiungere il formaggio scubettato e il formaggio da scubettare, detto Philadelphia. Oh, non lo faccio quando sono ospiti, no, non ci sono. Senti l'uccellino qua fuori. Adesso sporcheremo tutto dappertutto. Cosa facciamo adesso? I bianchi li montiamo nero. Pizzichino di sale. Uniamo la besciamella che si è raffreddata, ok? Quindi gli diamo questa cremosità pastellosa. Avete visto come raffreddandosi la consistenza com'è? Da lavare. Mischiamo. Bene ragazzi, allora passiamo alla parte cozione. Usiamo il nostro bel stampo che avete visto nelle puntate precedenti. Se non l'avete vista nelle puntate precedenti, andate a vederle. Abbiamo utilizzato questa qua per fare dei dolci. Come cuociamo noi? Mettiamo 2 dita di acqua sul fondo, ancora fino alla prima falange, ok? Più o meno, cioè. Poi mettiamo questo qua dentro. Adesso galleggia come le paperelle al Luna Esatto. Park. E adesso, prima ovviamente di cuocerlo e metterlo dentro, uniamo gli albumi montati a neve, che prendo. Se siete stanchi come noi, potete mangiare anche così. Mazza che buona però. Allora, per non smontare gli albumi montati a neve, diciamo così, per non smontarli, se ne mette a metà e si mischia dal basso verso l'altro. Verso chi? verso una casa, verso l'alto, così. Cercando di non smontarla, quindi farlo il meno possibile, ecco. Poi si aggiunge l'altra metà da lavare e si continua dal basso verso l'alto, come insegna Canavacciuolo nelle sue ricette. Ciao Antonino, so che ti sei iscritto anche tu. Te l'ha detto Gigno, grazie Gigno che gliel'hai consigliato a Antonino. Quanti iscritti nuovi abbiamo col passaparola. Già. Sto aspettando Craco che mi ha mandato un messaggio e mi ha detto che non riusciva a iscriversi, non so che problemi ha avuto però. Sicuro. Ok. Vedete che ha preso questa color biancastro andato male, sto verde vomito. Mi sa che l'impasto è di più di quello che possiamo, quindi lo cuoceremo probabilmente in 2 volte, no, non lo so, vediamo. Adesso lo mettiamo nello stampo e vediamo cosa succede. Iniziamo a versarlo. Adesso vi faccio vedere Marina cosa sta facendo. Non si fa così. Pulisco i bordi. Perché? Mi hai insegnato tu? Non è vero. Ah sì. Guarda, qua c'è un pezzettino Ma che... non me lo rubare, è mio. Dai, facciamo che ho fame. Esatto, che saranno già le 2. Accendiamo. 4 per far bollire in fretta l'acqua. Una volta arrivata a ebollizione la porto al minimo perché non deve uscire. Ho messa tanta di acqua perché non so quanto tempo ci va a cuocere. Se ci va 10 minuti è più che sufficiente. Se ci va un'ora come l'ultima volta, poi evapora tutto, è un casino. Quindi adesso si copre. Solito discorso che dico sempre, noi abbiamo questo coperchio a vetro che si può vedere quando si forma la condensa. Ci sono quelli che sono a cupola, quindi va giù e là, se avete fortuna ritorna nell'acqua, non vi ritorna nello stampo e quindi non vi si bagna tutto. E come noi invece ritornerebbe nello stampo perché è piatta, quindi noi guardiamo ogni tanto, scogliamo, mettiamo il timer e vi dico quanto sarà la cozione. Bene ragazzi, allora siamo giunti alla fine e vi faccio vedere gli ingredienti con quello che abbiamo praticamente usato. Sta cuocendo nel frattempo, quindi non so ancora dirvi se è venuto bene, però noi vi diamo già dei dosaggi. Poi fate voi. Eccoli qua. 3, 2, 1. Come al solito li troverete poi nella descrizione del video. Siamo arrivati alla fine, ci ho messo un bel po'. Guardate qua. L'unica cosa, ha fatto talmente tanto vapore e un paio di volte mi si è bagnato, quindi fate attenzione. Adesso provo a girarlo, ma non so come prenderlo. Vuoi darti la mano? No. No, ma che vada non viene. Opla. Opla. Ok, lascialo lì un attimo che si stacca da solo. E voilà! Wow! Che bello! È un po' storto. Sì. Sai cos'è? È cotto, ma secondo me ci andava un pelino di più. O quell'acqua mi ha rallentato un po' la cosa. Ragazzi, come al solito, i tempi di cottura con lo stecchino mi sembrava a posto. Però adesso facciamo la prova assaggio. Ok ragazzi, adesso l'assaggio.
Profumo. Buonissimo. La consistenza di un soufflé è venuta, secondo me doveva cuocere un qualcosetta in più. Probabilmente adesso gli do un passaggio in padella veloce così me la mangio che guffa. Vuoi assaggiare anche tu? Certo. Yeah. Buona, Buono, è proprio come soufflé. Esatto. Bello soffice. Ragazzi, la fame era tanta, mi stavo dimenticando di darvi questi dati. Anzitutto ho cotto più o meno un'oretta. Abbiamo le batterie al 100%, nelle varie fasi di cottura siamo arrivati da 100% a 91%. Quindi abbiamo consumato il 9% di batterie. Per aver cotto un'ora non è neanche male. Nel frattempo siamo sotto il sole, quindi stiamo anche ricevendo energia. Non tantissimo, siamo sull'ordine dei 150-200 watt. Però insomma non è che abbiamo straconsumato. L'unica cosa, secondo me, è che magari essendo un soufflé così grosso, il soufflé è abbastanza morbido, avrei fatto nelle pirottine piccole. Ci ho pensato adesso, nel pirottone grande il ciambellone doveva essere un pochino più spesso, quindi avrei magari fatto una crema non così spuffosa. Spuffosa c'è il verbo spuffare, voi lo sapete benissimo, ariosa devo dire. Quindi è venuta, è buonissima, pirottine più piccole ed è perfetta. Ciao ragazzi, alla prossima! Huevos. E cosa vuol dire huevos in spagnolo? Vuol dire due cose. Ok, la prima sono uova, la seconda? Qualche spagnolo, qualcuno che lo sa riderà. Lo scriva qua sotto. Chi lo sa lo scriva. Per favore, grazie.